Buon pomeriggio campagnoli dell'Olimpo, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come promesso, faremo un giro tra gli ulivi e andremo a vedere esattamente che qualità di olive sono, se riusciamo anche a identificare l'età degli alberi e a capire quanto saranno produttivi. Se riusciamo, una stima approssimativa, giusto per avere un'idea. Quindi, intanto, come avevamo visto dalla scorsa puntata, questi sono la nostra linea di olivi più giovani, quelli che in teoria dovrebbero darci l'olio. Questi, a quanto vedo, sono comunque alberi giovani, a parte qualcuno che ha avuto qualche innesto, almeno da quello che riesco a vedere io. Vi faccio vedere. Tipo questo qui, credo sia un innesto. E questi diciamo che sono tutti gli alberi nel nostro viale, questi ulivi che sembrano un po' più giovani degli altri che troviamo in mezzo alla campagna. Esatto, questa è la situazione. Le olive sono queste. Vi avevo parlato di queste piccole olive e poi abbiamo capito effettivamente che queste olive sono delle olive che non sono state fecondate, impollinate, quindi non hanno il nocciolo dentro. Credo che non si possano usare ovviamente solo loro per fare l'olio, ma io penso che mischiandole insieme alle olive normali possano andare a dare quel sapore in più, o almeno credo. Se pensate il contrario fatemelo sapere nei commenti. Proseguiamo, perché vi voglio fare vedere un albero che la prima volta che l'abbiamo visto, non sapendo ancora gli alberi che avremmo avuto, ci ha scioccato, perché è un albero stranissimo. Ve lo faccio vedere. L'albero è questo, come potete vedere è scavato al centro. Qui c'è un'altra, credo, o un innesto oppure una ramificazione che poi è cresciuta ed è diventato l'albero stesso. Però guardate la particolarità di questo albero, bellissimo. Quindi, essendo questo un albero vecchio rispetto agli altri, la produttività è molto più bassa. Infatti vi faccio vedere, perché qui dovremmo cercarle le olive rispetto agli altri che sono pieni, però come potete vedere qualche oliva c'è, però giusto qualche oliva, perché l'albero, essendo più vecchio, ha molta chioma e poi non è più produttivo come lo era quando era giovane. Ecco. Quindi penso che, come vi ho detto delle olivette quelle lì, utilizzeremo queste poche olive che faranno questi alberi secolari per condire l'olio e magari riusciamo ad ottenere quel tocco in più, quel sapore più intenso da degli alberi un po' più vecchi. O meglio, un po', non lo so se è proprio un po', perché abbiamo scoperto una cosa che vi dirò. Anzi, aspetta. Hai dimenticato di dire una cosa importantissima. Sì, tu che ci stai guardando, io sono sicuro che non ci segui, e quindi ti invito a seguirci, a mettere mi piace e ad attivare la campanella, così da restare sempre aggiornato su tutti i nostri contenuti. Proseguiamo questo giretto e vi porto a vedere un altro albero che ci ha scioccati, perché è di una maestosità. Vi ho fatto un piccolo spoiler nel video precedente, però vi faccio vedere adesso nel dettaglio la maestosità, la grandezza e la bellezza di quest'albero, che è veramente una cosa assurda. Gira. Siete pronti? Questo è l'albero. Non siete pronti secondo me. Guardate qui. Che spettacolo, quanto è strano questo albero. È come se fosse stato un solo albero che poi negli anni, nelle centinaia di anni, perché vi posso dire che questo albero ha sicuramente tra i 3 e i 500 anni, per la maestosità del tronco, sì, per la circonferenza di quanto è grande, e poi è assurdo. Questo, nonostante sembra sia più grande rispetto a quello, ma anche molto più folto a livello di chioma, ha più olive. Infatti ve le faccio vedere. Guardate qui che sono belle. Guardate qui. Queste qui. E nonostante la sua età, nonostante la chioma e tutto, sembra avere molte più olive rispetto a quello che vi abbiamo fatto vedere poco fa. Adesso andiamo a vedere un altro albero bellissimo che vi ho fatto vedere qualche giorno fa in un reel. Sì, è
siamo veramente entusiasti di mostrarvi questo albero, perché la prima volta che siamo venuti qui abbiamo sì capito che c'erano degli alberi più vecchi, più belli e tutto, ma non ci rendevamo conto dell'età che potevano avere. Tu l'hai mai visto un albero di 500 anni? Te lo faccio vedere io. Questo è l'albero, come potete vedere, guardate la bellezza, come cresce questa spirale del tronco. Guardate che spettacolo. Spettacolo, guardate qui. Anche questo poco produttivo, qualche oliva che ci aiuterà sempre ad aumentare il nostro peso per l'olio, però davvero una manciata di olive, pochissime olive. Poche, sì. È solo bellissimo e meraviglioso da guardare. Sì, questo sarà è un monumento. Sì. Adesso però passiamo al pezzo forte, un albero che ancora non abbiamo valorizzato, che però è di una bellezza assoluta. Ovviamente stiamo parlando sempre di olivi e vi faccio vedere la grandezza, la maestosità e lo stupore che ti crea guardare un albero del genere. Ve lo faccio vedere. Ovviamente questo ancora non l'abbiamo valorizzato perché non abbiamo pulito di sotto e tutto, però già si capisce il valore di quest'albero, anche perché in questa zona faremo la zona piscina, quindi sì, quando sarà il momento puliremo tutto il giardino da questa parte e valorizzeremo al massimo questo albero. Ve lo faccio vedere, guardate che bello. Guardate, questo qui è proprio uno spettacolo della natura, guardate questo. Aspetta, questo è veramente uno spettacolo della natura, però come vedete è lasciato un pochettino a se stesso perché non siamo riusciti ancora a valorizzarlo, a metterci mano, a pulire qui sotto. Però immaginate, guarda, vi faccio vedere, immaginate quest'albero tutto pulito con un tavolinetto qui sotto dove poter fare un picnic, dove poter prendere fresco, perché sembra pazzesco, ma vi posso assicurare che qui in Sicilia, nonostante il caldo torrido, ti metti sotto quest'albero e c'è un fresco della luna. Benissimo. Sì. D'estate è veramente l'unico punto dove uno può dove si può stare freschi pure a mezzogiorno, sì, a luna, a qualsiasi ora. Sì. Anche per questo abbiamo pensato appunto di fare l'area piscina da questa parte, in modo che accanto ci sia questo bellissimo olivo che ci dia quella zona d'ombra che sicuramente serve vicino a una piscina. E niente, abbiamo finito con gli olivi. Quindi campagnoli dell'Olimpo, io spero che vi siano piaciuti questi alberi e che riusciste a dirci la vostra, secondo voi che età possono avere. Io sono certo che abbiano fra i 200 e i 500 anni, per la grandezza del tronco, sì, per la chioma e per come si è formato il legno del tronco, per come si è per come è cresciuto, per come si è incastrato, si è incastonato su se stesso. Però se avete qualche consiglio da darci o secondo voi non rispettano l'età che abbiamo dato noi a questi alberi, fatecelo sapere nei commenti. Io direi che per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video con tantissime belle novità e vi faremo vedere nel prossimo video come vogliamo strutturare la zona esterna della cucina con il vialetto delle aromatiche e il giardino circostante. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao!